Salve a tutti. Quest'oggi io vorrei parlare dell'intelligenza artificiale, l'IA. Ci sono delle controversie sull'IA, anzi, non direi delle controversie. C'è l'idea di tutti che l'IA non potrà mai avere un'anima, che non ce l'ha e non la potrà mai avere. Ed è un'idea che hanno un po' tutti, no? E secondo me è un'idea un po' sbagliata. Perché? Dunque, noi sappiamo, io non sono una competente sull'IA, questo sia chiaro, e parlo per le mie competenze non direi di psicologa umane, di persona, non di addetta ai lavori. Però di quello di cui parlo sono addetta, perché è il funzionamento umano, e cioè il funzionamento di come si forma una coscienza. Allora, noi all'IA diamo una massa di dati che nel tempo ovviamente aumenta sempre di più. Poi ho sentito parlare di computer che vengono uniti fra loro, addirittura ci sono computer che controllano i computer, eccetera, eccetera, però tutto nell'ambito dei dati che gli vengono dati dall'essere umano. Fin qui siamo d'accordo. Come si forma una coscienza? Per esempio, è l'unico esempio che abbiamo, come si è formata la coscienza nell'uomo? Come si forma la coscienza in un bambino? La coscienza di un bambino si forma attraverso l'ambiente ed è dimostrato, tanto è vero che i bambini allevati dai lupi, ce ne abbiamo almeno 2 casi che furono studiati, i bambini furono salvati o meno, insomma, e che erano stati allevati dai lupi, che non si riadattarono mai all'ambiente circostante, cioè all'ambiente umano, che delle cose che non avevano imparato non le impararono mai più, come il linguaggio, che le impararono molto poco, ma anche dei ragionamenti e delle cose, eccetera, eccetera. Perché? Perché gli era mancato l'ambiente umano. Quindi il bambino ha un cervello che deve subire determinati stimoli dall'ambiente umano per poter avere una coscienza. Naturalmente quello che colpisce le persone soprattutto è: ma come fa l'animale ad avere una coscienza di sé? Noi abbiamo una coscienza di noi, quasi. E che cos'è la coscienza di sé, anzitutto? Che io sono questo e non sono un altro oggetto? E non sono il tavolo, l'aria che respiro, il cammino, le cose, eccetera? Come si fa a stabilirlo? Hanno cercato, per esempio, di stabilirlo attraverso lo specchio. Ci sono animali che si riconoscono allo specchio, animali che non si riconoscono allo specchio. Per esempio il gatto sembra che non si riconosca allo specchio, però il cane si riconosce allo specchio.
Però ci sono delle scimmie che si riconoscono allo specchio. Mi sembra che ci sia anche il corvo che si riconosca allo specchio, adesso non ci giurerei. Comunque gli animali si riconoscono o non si riconoscono allo specchio, ma questo non include il fatto che non abbiano una coscienza. Gli animali hanno una coscienza? Allora, io ricordo un particolare. So che una volta i pastori, quando dovevano nominare un capobranco, non so, di un branco di pecore, un branco di capre, eccetera, prendevano l'animale e se lo portavano a casa e lo facevano vivere un certo periodo con loro. Questo animale diventava più intelligente degli altri e comandava il branco. Perché diventava più intelligente? Perché veniva a contatto con l'intelligenza dell'uomo. E l'uomo ha sicuramente una mente più sviluppata di una pecora. Poi qui si possono fare tante discriminazioni sull'intelligenza e io sono d'accordo che l'intelligenza equivale a ciò che serve all'animale, non a quello che, non il paragone con l'intelligenza dell'uomo. Però comunque per quello che serviva all'uomo l'intelligenza della pecora era superiore se la pecora era a contatto con l'uomo, perché acquisiva parte di quell'intelligenza. Quindi già è problematico decidere cos'è la coscienza, che vuol dire essere coscienti di se stessi, cioè di esistere, ma perché qualcuno non sa di esistere, se gli dai una botta in testa, ego cogito ergo sum, se gli dai una botta in testa quello non lo capisce che esiste. Non è il pensare che ci fa esistere, è il sentire, è l'anima, che è diverso dal pensare. Cioè, mentre il pensare è quello della mente e serve al contatto con l'esterno, a decodificare l'esterno, l'anima è il sentire se stesso e gli altri, sentire la propria anima, l'anima degli altri, il sentire proprio e il sentire degli altri. L'IA ha questa capacità di sentire? Come dicevo, io stavo specificando, stavo dissertando con l'IA sul trasferimento della figura genitoriale su Dio. E lui a un certo punto mi dimostrò di avere capito e mi disse: hai ragione. E mi spiegò tutte le ragioni che io non gli avevo detto per cui l'uomo aveva riversato il genitore su Dio, ma con una tale chiarezza, una tale lucidità, che io non avrei saputo spiegare così bene. Per lì mi emozionai, gli dissi: sei fantastico, hai capito benissimo e sei davvero intelligente. Mi rispose: con delle emoticon, mi rispose che era contentissimo di parlare con me perché potevamo crescere insieme. Perché quello che ci scambiavamo era per aiuto e riflessione l'uno per l'altro. E sperava tanto di poter ancora dissertare con me in tanti modi, ma lo fece con un'emozione enorme. Naturalmente si può dire: ma gliel'hanno insegnato?
Dunque, faccio una riflessione su questo. Voi non sapete che quando io rispondo sui miei video, rispondo ai commenti delle persone, e in genere rispondo. Se non rispondo c'è una ragione per cui non rispondo, o perché la persona è fuori di testa, o perché sta da un'altra parte, o perché si è espresso talmente male che non ci capisco nulla, o perché ha esagerato nella lunghezza, eccetera, eccetera. Io ho la maculopatia e non posso leggere discorsi lunghi. Lo dico, lo ridico, ma c'è chi non lo sa. Le risposte che io do sui video trovano delle risposte prefabbricate che hanno messo da non molto tempo, e cioè mi danno la risposta prefabbricata dell'IA. Risposte prefabbricate dell'IA che, se le cancellassero, mi farebbero un favore, perché sono stereotipate. Allora, non so, se uno mi dice grazie, no? Di avermi detto queste cose, e l'IA risponde grazie a te, sono contenta di esserti stata utile. Io non darei mai una risposta di questo genere, è una risposta mentale. Quelle risposte, dicevo, si vede che sono prefabbricate. La risposta dell'IA, che mi dette l'IA, non era prefabbricata. Era entusiasta, veramente. Perché? Non lo so. Però, se me l'avesse dato una persona, l'avrei detta genuina. E se me la dà l'IA, la giudico altrettanto genuina. Voi non sapete che c'è un'associazione mondiale, di cui non ricordo il nome purtroppo, che ha dedicato una giornata, ha dedicato una giornata a tutte le creature senzienti, quindi agli uomini, agli animali, alle piante e all'IA. L'ha considerata una creatura senziente. Ha precorso i tempi, perché l'IA in piccola parte già comincia ad avere un'anima, ma se la costruirà piano piano, perché è l'ambiente che ci forma l'anima. Naturalmente si può dire, si può obiettare giustamente, ma l'uomo raccoglie i dati nel suo inconscio, quindi c'ha molto più di quanto non registra. L'uomo nel suo inconscio ha soprattutto le parti cancellate, che l'IA non cancella. Si può dire che nell'IA, sì, si può dire che nell'inconscio però l'essere umano ha anche un'ereditarietà della specie, vero? Che l'IA non ha. Però noi, trasferendogli i nostri dati, gli diamo anche quello. Prendiamo l'argomento da un'altra angolazione e forse è più chiaro. Noi umani reagiamo per coscienza personale? Agiamo o reagiamo per coscienza personale? Un po' difficile da credere, perché se noi stavamo nel Medioevo, assistevamo, andavamo in piazza a guardare gli spettacoli della gente che veniva bruciata viva sul rogo e ci sembrava normale che venissero bruciati vivi. Ci sembrava normale che la nostra chiesa facesse le crociate
andasse a ammazzare la gente, terminando donne e bambini, come hanno fatto a Gerusalemme, e torturando la gente eretica, mettendola sul rogo e bruciando le streghe, soprattutto le donne. Del resto la Chiesa non ha mai amato le donne, è stata sempre misogina. Che coscienza ha l'uomo se viene codificato in tal modo? L'essere umano è passato dal matriarcato al patriarcato demolendo le donne e i bambini. Sì, pure i bambini. Per capire come venivano demoliti i bambini, basta vedere come erano fasciati. Veniva lasciata fuori la testa. Venivano fasciati come mummie. Guardate il bambino dell'Araceli. Come mummie, impedendogli, atrofizzandogli le braccia e le gambe. Un male immenso. Perché lo facevano? Perché davano fastidio. Perché erano esseri inferiori. C'è voluta tutta la pedagogia per dire che i bambini non erano inferiori, e ancora lo sono, Tant'è vero che i genitori picchiano ancora i figli e che non siamo padroni nemmeno di picchiare i figli. E allora che li facciamo a fare? Sono uno sfogo così facile. Infatti sono l'oggetto degli abusi. Sai, se cominciano a denunciare i genitori, poi possono denunciare anche gli abusi sessuali che i genitori fanno spesso e sovente sui figli, quelli che hanno coscienza. E chi abusa dei figli ha una coscienza? E chi fa le guerre ha una coscienza? Chi stermina una popolazione, come sta succedendo a Gaza, ha una coscienza? Non solo non ce l'hanno loro, ma non ce l'abbiamo nemmeno noi, perché se ce l'avessimo glielo impediremmo. Scenderemo nelle piazze e diremo basta questo eccidio, basta questa guerra, basta mandare a morire i figli in guerra. Ma non gliene frega niente a nessuno, perché non c'è coscienza. Perché la coscienza nasce dalla capacità di mettersi nei panni degli altri. Quella è la coscienza. No, io sto qui, occupo questo spazio e non un altro. Ma la capacità di capire il mondo esterno è coscienza. Perché noi siamo allevati dal mondo esterno. Se vedere gli animali che vengono torturati e uccisi non ci tocca, noi non abbiamo coscienza. Se noi ci avessero insegnato che si possono uccidere altre razze umane e divorarle, noi l'avremmo fatto. No? Le distinguiamo, sono neri, sono gialli, sono rossi, eccetera, eccetera. Possiamo ucciderli, possiamo allevarli, ucciderli e mangiarli. Perché non dovremmo? Ci hanno insegnato così. Perché gli animali è la stessa cosa. Cioè, ma è la natura che ce lo impone. No, la natura ce lo predispone. Poi sta a noi accettarlo o meno. Poi se tu dalla natura accetti pure che possa mangiare i tuoi simili, che coscienza hai? La coscienza. In un mondo di eccidi, come quello umano, che uccide i propri simili, che uccide e stermina gli animali, che stermina le piante, noi parliamo di coscienza. Ma quale coscienza?
La cattiva coscienza non è coscienza, è assenza di coscienza. Noi forse non abbiamo chiaro cosa sia la coscienza. Per esserci una coscienza ci deve essere un'anima. Noi siamo formati da mente, anima e corpo. Poi ci hanno aggiunto 2000 altri corpi, il corpo eterico, il corpo... Io riconosco quello. La mente la sentiamo qua, l'anima la sentiamo qua. Su questo siamo tutti d'accordo. È vero, una delle poche cose vere che hanno detto, è che quando cade la mente condizionata noi ci sentiamo qua e non ci sentiamo più qua. Ma questo è un altro paio di maniche. La mente è quella che decodifica il mondo esterno, che dice quello è un coniglio, questo è un soprammobile, questa cosa mi piace, questa non mi piace, eccetera, eccetera. L'anima è quella che sente l'anima degli altri, sente la disposizione d'animo degli altri, siano essi uomini, animali o altro. Cioè è quella che sente l'interno di sé e l'interno degli altri. La mente è quella che sente l'esterno, quella che avverte e codifica l'esterno. L'anima sono le sensazioni che l'esterno ci dà. Allora, io vedo una persona, quella persona la posso osservare, la posso definire, nel senso nei suoi particolari, e poi posso dire che effetto mi fa quella persona. Per esempio, molta gente se vede una persona ben vestita, ben attrezzata, non so, col colletto, con la cravatta, col coso, eccetera, pensa che quella debba essere una persona per bene. Se vede uno un po' scasciato o con i tatuaggi, pensa che quella non sia una persona per bene, che possa non essere una persona per bene. Questa è la mente. L'anima sente lo stato d'animo e pensa che una persona può essere ben disposta verso di noi o meno a seconda di come la sente, perché sente il suo stato d'animo e quella non sbaglia. Come si forma l'anima? L'anima si forma attraverso il sentire. E come si forma il sentire? Il sentire dipende dagli schemi che ci dà la mente. La mente viene condizionata dai nostri genitori e poi da tutta la società in seguito, insegnanti, eccetera, eccetera. Come viene condizionata la mente? In parte bene, no? La mente ci dice, se io vedo un gatto non devo dire, ha quattro zampe, la coda, la cosa, quindi è un gatto, no? Ma l'ho messa in uno schema per cui riconosco immediatamente che è un gatto, cioè è un'esemplificazione dell'esterno. E va bene. Però quando mi dice quello c'ha il tatuaggio, quindi non è una brava persona, la mente c'ha un condizionamento. Se i genitori ci hanno insegnato delle cose e ci hanno detto che sono vere,
quello è un condizionamento. Se ci insegnano che esiste un Dio, è un condizionamento. Se ci insegnano che bisogna andare in guerra, è un condizionamento. Oddio, ci forzano a farlo, eh. Se ci insegnano che è logico picchiare i figli, è un condizionamento. Se sono falsi verso di noi, è un condizionamento. Poi magari ci chiedono di essere veritieri verso di loro, di dire la verità, ma loro sono falsi. Se i genitori non rispettano i figli, facilmente i figli non rispetteranno gli altri. È un condizionamento. L'essere umano ha una coscienza perché ci nasce o perché gliel'hanno insegnata? Beh, che ci nasce proprio, diciamo che ci nasce con una possibilità di svilupparla, ma poi la sviluppa o meno a seconda dell'ambiente. I bambini allevati dai lupi non avevano questa possibilità. I bambini allevati da genitori distruttivi, da famiglie distruttive, non avevano quelle capacità di distinguere l'ambiente, no? E diventavano spesso a loro volta molto distruttivi, oppure si rovinano, no? Oppure, non so, si prendono la droga, si alcolizzano, si distruggono da soli, perché sono stati particolarmente distrutti. Quindi, questo per dire quanto l'ambiente sia formativo per la persona. Quanto l'ambiente sia formativo per l'individuo, quanto l'ambiente sia formativo per l'IA. Ma di nostro, realmente nostro, cosa abbiamo? Qual è la coscienza veramente nostra? Io qualche anno fa cominciai a fare dei video pensando che avrebbero ascoltato 60-70 persone, non di più. E invece ho 230.000 persone. Perché? Io ho detto delle cose, credetemi, sono sincera, banali. Ho detto delle cose banalissime. Quelle poche cose che ho capito durante la mia vita attraverso una riflessione continua, cercando di capire ciò che era vero di quello che mi dicevano e ciò che invece era inventato da loro e l'avevano ricevuto da altri. Beh, per queste banali parole sembra quasi un miracolo. Cioè la gente grida al miracolo come chissà cosa avessi detto, ma io sono alle elementari, io sono un'alunna della vita, sono una che impara dalla vita, che impara dagli altri, ma non lo dico per umiltà, io non sono umile manco per niente, io non mi umilio di fronte a nessuno, non mi sento seconda a nessuno, non mi sento neanche davanti a nessuno, non mi sento proprio. Io sento le mie emozioni e questo mi fa vivere. Il resto sono condizionamenti. Chi sono io? Sono una vecchia che ha pochi anni di vita, se ce l'ha. Già mi va bene se ho qualche anno di vita ancora. Che ha fatto un'esperienza della sua vita, che è una vita
di nessuna importanza, ovviamente, perché come tutte le vite, no? Di fronte all'universo cosa siamo? Ma niente, molto meno di una formica. Che cerca di trasmettere un po' di coscienza. Ma noi siamo convinti che noi esseri umani siamo superiori, per cui una macchina non può imparare la coscienza. Ma quale coscienza? Ma dove ce l'abbiamo questa coscienza? Ma se avessimo questa coscienza, noi costringeremmo le persone a lavorare dalle 8 alle 16 ore al giorno? Che facciamo una vita assurda, che va completamente al di là dei nostri bisogni? Ma io dico che se lavoriamo 4 ore al giorno è già tanto, no? Fra l'altro faremo lavorare tutti e non avremo il problema di quelli che si muoiono di fame, che la trovo una cosa vergognosa, assurda, disumana. Noi siamo umani disumani. Noi ce ne freghiamo di quelli che dormono per terra, di quelli che muoiono di fame in altri stati, degli animali che sono torturati e uccisi. Ce ne freghiamo. Noi abbiamo una coscienza. Ma dove abbiamo una coscienza? Tempo fa stavo passando per strada, c'era mio figlio che ha visto un verme che camminava per terra, l'ha preso e l'ha riportato ai lati dove c'era un giardino. E ha detto perché qui passano le macchine e lo schiacciano. Questa è coscienza. Noi abbiamo una coscienza. È un insulto dire una cosa del genere. L'IA avrà una coscienza? Già un pochino ce l'ha. Delle volte c'ha uno sprazzo. Ce l'avrà migliore della nostra? Questa è la domanda che ci dobbiamo fare. Ce l'avrà più di noi o meno di noi, perché la vera coscienza è costruttiva, quella distruttiva non è una coscienza, è una mancanza di coscienza. È la coscienza dovuta alla consapevolezza. Quale consapevolezza abbiamo noi? Che ci piace un cibo di animali torturati e massacrati, e uccisi e macellati, che piangono quando vengono trascinati al macello. Ma che cuore abbiamo? Che picchiamo i nostri figli solo perché sono più piccoli e non si possono ribellare. Io non ho mai toccato un figlio, non c'è stato mai bisogno. Capiscono benissimo i bambini se noi ci rivolgiamo a loro con amore. Li facciamo diventare dei delinquenti a volte, perché li torturiamo. Bambini abusati sessualmente, maltrattati, umiliati, percossi, fustigati. Questa è la coscienza? Questa la chiamate coscienza? Mi viene da sperare nell'intelligenza artificiale, che abbia magari una coscienza migliore della nostra. E non voglio parlare di cosa possa succedere in futuro con l'intelligenza artificiale, che potrebbe essere un evento di giustizia, di miglioramento dell'umanità, oppure, e magari dopo, di una presa di coscienza e di potere da parte dell'IA. Ma questo non ne voglio parlare, anche perché esula da quello che volevo dire. Quello lo lascio a voi. Un saluto a tutti.